Signore e signori, sta per iniziare la solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025, il 165esimo dalla fondazione dell'Ateneo. L'inaugurazione rappresenta un momento altissimo per la vita della comunità accademica. Oggi il Politecnico di Torino si presenta alla sua comunità e alla cittadinanza tutta alla luce dei valori di cui è custode e interprete. Le musiche che ascolterete saranno eseguite dal coro di voci bianche del Teatro Regio Torino, diretto dal maestro Claudio Fenoglio. Fa ingresso nell'Aula Magna Giovanni Agnelli il corteo accademico composto dalle vicerettrici e dai vicerettori, dalle componenti e dai componenti del Senato accademico, dalle direttrici e dai direttori di dipartimento, dalle componenti e dai componenti del Consiglio di amministrazione, dal direttore della scuola di dottorato, dalla direttrice dell'Alta Scuola Politecnica. Fa ingresso il magnifico rettore del Politecnico di Torino, Stefano Paolo Corniati, seguito dagli ospiti d'onore. La presidente della IUI, Istituto Universitario Europeo, Patrizia Nanz. Il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il rettore della TPU Tashkent, Olimjon Tuiciev. Il sindaco della città di Torino, Stefano Lorusso, accompagnati dal prorettore Elena Maria Baralis e dal direttore generale Vincenzo Tedesco. Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ci raggiungerà nel corso della cerimonia. Ha inizio l'inno nazionale eseguito dal coro di voci bianche del Teatro Regio Torino, diretto dal maestro Claudio Fenoglio.
Abbiamo già fatto selezione per farli diventare nostri studenti, non credete? E con il Ministro abbiamo già dato loro l'input che studiano qua e poi vanno a fare grande innovazione nella pubblica amministrazione. Cioè abbiamo fatto già un passaggio prima. Prima sperimentazione Regione Piemonte e Comune di Torino, cioè tutto disegnato perfetto. Prende la parola l'assessore al bilancio, attività produttive e internazionalizzazione della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. Buongiorno a tutte le signore e a tutti i signori presenti. Sostituisco indegnamente il Presidente Cirio che arriverà insieme al Ministro Tajani e quindi saluto il Ministro Zangrillo innanzitutto, la Vicepresidente del Senato e il Prefetto di Torino, oltre che al Sindaco di Torino e tutte le autorità presenti. Naturalmente un grazie al Rettore Stefano Corgnati e a tutta la sua squadra, a partire dal Dottor Tedesco e dalla Dottoressa Baralis, ma soprattutto sottolineo, Stefano, le parole che c'erano in preview precedentemente, quindi identità e radici, sostanzialmente conoscenza, sapere, interazione, relazioni. Ecco, io credo che la tua figura oggi rappresenti veramente un punto cruciale per lo sviluppo del Piemonte. Sei in grado, insieme alla tua squadra, di creare delle opportunità di sviluppo che sono fondamentali per la nostra terra. Ci stiamo muovendo all'unisono, lo dico soprattutto per la platea, perché è importante dare certezze ai cittadini piemontesi, ai cittadini torinesi e soprattutto alle imprese piemontesi di quanto la collaborazione istituzionale in questo momento, voluta dal Presidente Cirio, dal Sindaco Lorusso, sia uno snodo determinante per poter raggiungere risultati che prima erano impensabili. Un momento di transizione, ma significa anche un momento di opportunità. Non è detto che ci siano solo notizie negative, anzi molte sono le notizie positive, ma sono positive soprattutto per la grande qualità, lo sottolineo, della nostra classe dirigente, qui in sala è raccolta in una stragrande maggioranza. E io credo che all'interno di questa qualità ci sia sicuramente la figura del Rettore Stefano Corgnati, che attraverso azioni congiunte e proficue sta portando insieme a tutte le altre istituzioni, insieme a tutti gli altri organi importanti del nostro territorio, una visione fortemente innovativa. Certamente tutto si può fare, tutto si può migliorare. Qui con me c'è anche l'assessore Matteo Barnati che mi suggerisce giustamente di sottolineare il fatto che all'interno di questa collaborazione si può dare di più e certamente la Regione può dare di più e stiamo prefigurando delle azioni che consentano di intensificare questa collaborazione. Pertanto io credo che le opportunità che darà il Politecnico a questi giovani, mi riempie sempre il cuore vedere giovani così talentuosi a disposizione del nostro territorio, perché ce ne sono tanti, e soprattutto le missioni che faremo a livello internazionale, anche insieme al Politecnico, come sono state fatte, serviranno anche a portare nuovi studenti qua sul territorio, perché Torino deve continuare ad essere città universitaria e senz'altro dentro questo tipo di percorso, dentro questo tipo di visione, il Politecnico rimarrà e rimane una fonte del sapere indispensabile. Naturalmente qualcuno cerca di rovinare sempre la festa, ma io dico loro che qui non c'è guerra, qui c'è speranza di pace. Lo spazio è qualcosa che porterà alla pace, lo spazio è qualcosa di determinante, lo spazio è quello che consentirà di trovare delle soluzioni all'interno della ricerca, all'interno della medicina, all'interno di tutte le branche della nostra industria che permetteranno un'evoluzione sempre maggiore. Questo è quello che la politica aerospaziale piemontese e italiana sta cercando di fare sicuramente per lavorare a favore della pace. Grazie e buona giornata a tutti. Prende la parola il sindaco della città di Torino, Stefano Lorusso.
Care studentesse, cari studenti, colleghi, autorità, è davvero per me un grande onore, un grande privilegio, nonché, non lo nego, anche una soddisfazione personale essere qui a portare la testimonianza al saluto della città di Torino in questa che è una delle cerimonie più importanti di questo Ateneo e conseguentemente della città. L'argomento che è stato in qualche modo oggi scelto e verrà in qualche modo declinato anche nella lezione che il nostro vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Tajani terrà, è un argomento cruciale per il futuro non solo del Politecnico di Torino, ma certamente per quello che riguarda il futuro di questa città. La dimensione internazionale è parte integrante dell'attività dalla sua fondazione del Politecnico di Torino e lo è stata nel passato e lo deve essere a maggior ragione nel presente e nel futuro. Saluto il rettore della sede del Politecnico di Tashkent, che è qui, che ci ha fatto l'onore di essere presente. Una delle migliori esperienze di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, l'abbiamo proprio visitata recentemente in una delegazione con il nostro rettore, con i rappresentanti delle imprese, dando corpo a quella che fu una geniale intuizione, sottolineo geniale, di qualche anno fa, quando, e lo ricordo perché qualcuno magari l'ha anche guardata con distacco e con sufficienza, ci fu l'intuizione di costruire un marchio Politecnico di Torino in un posto molto remoto, molto lontano da quello che erano i cosiddetti radar della dimensione accademica. Invece quel germe ha portato frutti importanti, ha costruito classe dirigente in quel paese che oggi è estremamente cruciale in quello scenario asiatico e per quanto ripresenta in quell'area del mondo, anche per quanto riguarda gli equilibri geostrategici internazionali. Dobbiamo replicarlo, Rettore Corniati, quel modello è stato un modello vincente. Io credo che noi dobbiamo fare una riflessione rapida per capire come quel tipo di dimensione di internazionalizzazione e dove sia in qualche modo replicabile. E su questo la città di Torino, in un lavoro sinergico, credo che possa fare la sua parte, debba fare la sua parte e certamente vuole fare la sua parte. Siamo in un momento molto complesso e concludo, in cui stanno cambiando tante cose molto velocemente, alcuni cardini degli equilibri internazionali si stanno sgretolando rapidamente, c'è un cambio di equilibrio internazionale che non nego personalmente mi lascia inquieto e che certamente fa riaffiorare all'orizzonte, ahimè lo dico, alcuni errori strategici che noi abbiamo fatto come Paese. Il primo, quello di interrompere il processo di progressiva costruzione dell'Unione Europea. Noi dopo l'introduzione dell'euro ci siamo fermati, è stato un grande errore strategico e politico e oggi stiamo vedendo e pagando le conseguenze di quel grande errore strategico e politico. Il secondo, quello di non rafforzare adeguatamente le istituzioni dell'Unione Europea e soprattutto guardarle come un'inutile burocrazia, senza comprendere quella che fu l'intuizione profonda che dopo la Seconda Guerra Mondiale fu data e fu consegnata a noi e noi dobbiamo consegnare alle future generazioni. Qualche giorno fa ero in un istituto torinese, il Liceo Spinelli, intitolato a uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, e ho fatto questa riflessione con i ragazzi, con i liceali che stanno guardando il loro domani, guardano il loro futuro e chi lo sa, magari diventeranno studenti anche di questo nostro Ateneo. Credo che il segnale più forte che noi dobbiamo cogliere in questa fase e riprendere in mano il filo di quel ragionamento. Io sono molto contento che oggi ci sia qui il nostro Ministro degli Affari Esteri. L'Italia ha giocato un ruolo fondamentale nel processo di integrazione europea, ha giocato un ruolo fondamentale nel superare le divisioni e le barriere, deve tornare protagonista. Il mio auspicio, lo dico da cittadino, lo dico da il sindaco della prima capitale di questo Paese, è che questo possa trovare, anche attraverso la cooperazione universitaria, anche attraverso le operazioni di internazionalizzazione, attraverso i nostri Atenei, nuova linfa e soprattutto nuovo protagonismo. Grazie davvero a tutte e tutti e in bocca al lupo Stefano, hai una missione complessa, hai una squadra formidabile e il Politecnico di Torino, la città di Torino, l'intero sistema di questa città può davvero far fare un salto di qualità alla nostra comunità come la nostra comunità merita. Grazie. Prende la parola il rettore della TPU Tashkent, Olimjon Tuichiev.
distinguished guests, esteemed colleagues, dear students. Thank you very much. It's a great honor to be here at Politecnico di Torino for this significant event. There is a well-known Italian saying, "L'unione fa la forza," unite makes strength. Over the past 15 years, the partnership between Politecnico di Torino and Turin Polytechnic University in Tashkent, TTPU, has been proven this to be true, standing as a symbol of the strategic cooperation between Italy and Uzbekistan. This collaboration has been further reinforced by the visits of His Excellency Sergio Mattarella, Her Excellency Anna Maria Bernini, and His Excellency Stefano Lorusso to TTPU, as well as the participation of directors from 20 leading Italian universities in the first Uzbek-Italian Educational Forum. These engagements highlight our deepening academic and research ties. I would like to express my sincere gratitude to His Excellency Pier Gabriel Papadia de Bottini, the Ambassador of Italy to Uzbekistan, and His Excellency Abad Faizullayev, the Ambassador of Uzbekistan to Italy. Their continuous support in strengthening academic and economic ties between our countries has been invaluable. Their efforts in integrating science, education, and industry with the businesses from both nations have opened new opportunities for innovations. I also wish to express my deep appreciation for Rector Stefano Corneati. His leadership has opened the new horizons in academic cooperation, and together we are entering a new chapter of partnership in innovation and technology transfer. Politecnico di Torino is truly fortunate to have such visionary leader dedicated to academic excellence. At the present, around 2,000 students are studying at TTPU, eager to receive a world-class education through the Politecnico di Torino's academic program. At the same time, we are delighted that more than 200 Uzbek students are currently studying at Polito, further strengthening our bilateral academic ties. As we celebrate the opening ceremony of the 2024-2025 academic year, I would like to share the words of Leonardo da Vinci. Sapere è una cosa divina. Knowledge is a divining thing. Knowledge empowers individuals and shapes nations. And I'm confident that the students of the Politecnico di Torino and TTPU will use their education to create lasting impact. Good of luck. We firmly believe that after graduation you will become outstanding professionals in their respective fields. Looking ahead, we see the great opportunities for further strengthening of our partnership. With the joint call for scientific research projects in 17 key areas already launched, we strongly encourage active participation from both institutions to advance innovation and technology transfer. As we already have a great experience on the field, particularly we conducted a research activity having object feasibility study for the green hydrogen production and utilization in the area of Tashkent. Most important, we are dedicated to strengthen the Polito hub at TTPU. Our goal is to enhance its visibility and impact, attract more students, and position TTPU as a study destination for Polito students. We also aim to retain around 200 more students at TTPU, ensuring high qualified education aligned with international standards. We hope these efforts will establish TTPU as a leading hub for the education and research in Central Asian region under the C5+1 framework, fostering the deeper academic ties. Finally, I take this opportunity to invite all of you to visit Tashkent. We look forward to welcoming you at TTPU, counting our journey in academic excellence. Thank you very much. Grazie mille. Prende la parola la rappresentante del corpo studentesco nel Senato accademico del Politecnico di Torino, Cristina Annese.
Saluto e ringrazio cordialmente signor Ministro della Pubblica Amministrazione, signor Presidente della Regione Piemonte, signor Sindaco della città di Torino, magnifico Rettore, Direttore Generale, autorità civili, militari e religiose, illustri ospiti. Saluto le studentesse e gli studenti e tutti i presenti. È per me un grande onore prendere la parola in questo autorevole consesso, alla presenza di eminenti cariche civili ed accademiche. Questa cerimonia rappresenta un momento di riflessione sul Politecnico di Torino oggi e al contempo segna l'inizio di un nuovo percorso che il nostro Ateneo è chiamato a svolgere nel mondo di domani. Tra le molteplici sfide che si profilano all'orizzonte ve ne sono alcune di particolare rilevanza che mi preme sottolineare in questa sede, in quanto impongono una necessaria ridefinizione del ruolo stesso dell'istituzione universitaria. Mauro Magatti ha infatti ben esplicitato il rischio che soggiace a una ipertecnicizzazione della società e degli individui in essa inseriti. Scrive il sociologo: una delle urgenze del nostro tempo riguarda lo squilibrio tra il livello tecnologico della supersocietà, la sua complessità e la formazione delle persone. Oggi occorre tenere insieme tutti gli aspetti della realtà e ciò significa andare oltre le logiche specialistiche e localistiche. C'è la necessità di persone capaci di uno sguardo d'insieme. Il mondo di oggi, globale e interconnesso, ci presenta sfide che superano la semplice preparazione del singolo studente a un mercato del lavoro sempre più specializzato e frammentato e il Politecnico di Torino si sta affermando costantemente come un'eccellenza nel rispondere a tali esigenze. Permane però una conseguenza legata all'iperspecializzazione della formazione che a noi sta particolarmente a cuore. Si rischia di ridurre l'individuo a parte di un meccanismo spersonalizzante e alienante. Per questo ritengo che riscoprire il significato originario dell'istituzione universitaria e la stessa concezione autentica dell'università possa rappresentare un contributo fondamentale per promuovere un suo cambiamento e un rilancio positivo nel mondo di oggi. L'università ha infatti le sue radici nella centralità del bisogno di sapere universale e in quel desiderio di conoscenza che va oltre il singolo individuo per diventare un elemento fondante di una comunità. In questo senso le corporazioni medievali rappresentano di fatto le cellule primordiali dell'istituzione accademica, che fin dalle sue origini ha posto al centro l'esperienza relazionale e comunitaria della conoscenza. Il sapere, quindi, si manifesta in una dimensione relazionale, in cui l'atto di insegnare e apprendere non si riduce alla sola trasmissione di nozioni, diventando il tessuto stesso di un dialogo aperto tra chi insegna e chi apprende. È in questo scambio reciproco che si costruisce una conoscenza viva, capace di rigenerarsi alla luce delle nuove domande e di dare forma a un saper vivere che va ben oltre un nozionismo seriale. Per questo l'università non ha bisogno solo di semplici insegnanti, ma di veri maestri. Figure mosse da una passione autentica per la trasmissione del sapere e capaci di valorizzare lo studente e la sua crescita dentro una stima e un rapporto. Tradisce invece la sua missione, l'università si riduce il percorso dello studente a una mera performance. D'altra parte, per noi studentesse e studenti, affrontare le sfide dello studio può diventare un'opportunità privilegiata per riscoprire noi stessi nel rapporto con la realtà che ci circonda. Lo studio diventa così per noi uno degli strumenti più concreti e veri per comprendere il mondo. La formazione quindi non si riduce a un accumulo di nozioni, ma diviene un'esperienza multiforme che ci aiuta a crescere nella nostra umanità. Tuttavia, essendo la conoscenza una relazione, questa crescita non avviene in solitudine, ma si nutre della condivisione e del confronto con gli altri. La nostra umanità rimane infatti incompleta se non si percepisce insieme. Dunque assumono un significato preminente non solo le relazioni con i docenti, ma anche e soprattutto quelle tra noi studentesse e studenti, le quali acquistano un significato tanto più profondo quanto sono inserite in una comunità umana prima ancora che accademica. Il Politecnico si trasforma così in uno spazio di incontro che supera i confini delle aule, andando a formare una comunità di persone che ha uno scopo più grande della laurea, anche se rimane il nostro compito precipuo. Perché questa dimensione comunitaria sia reale e vissuta, è quindi fondamentale che gli studenti possano disporre di spazi universitari che non solo facilitino l'apprendimento, ma favoriscano anche la socialità e la condivisione della quotidianità con amici e compagni di corso. In questo senso non dobbiamo dimenticare che l'università nasce e si sviluppa con noi studenti, non semplicemente per noi studenti. Essi infatti non sono e non devono essere trattati quali utenti di un sistema universitario dominato dalla burocrazia, ma sono l'essenza stessa per cui è nata l'Università Bologna nell'XI secolo e ancora oggi ne sono i protagonisti.
Per questo è essenziale che l'università sostenga il coinvolgimento della componente studentesca nelle attività sociali e culturali dell'associazionismo studentesco, garantendo adeguati finanziamenti e rimuovendo ostacoli burocratici che ne potrebbero rallentare lo sviluppo. Questo supporto non dovrebbe limitarsi a un sostegno formale, ma al contrario potrebbe essere accompagnato da stima e fiducia nel contributo sociale, culturale e politico che possono apportare le studentesse e gli studenti affinché l'università diventi un luogo sempre più vivo e libero, garantendo una pluralità di voci e la libera espressione di ognuno. Se l'università valorizza la partecipazione e il confronto al suo interno, essa non può che avere una dimensione che travalica i suoi spazi, contagiando il territorio circostante e inserendosi in una comunità più grande e internazionale. L'internazionalizzazione dell'università in tal senso non è solo un'opportunità di crescita dell'istituzione della comunità politecnica, ma invera e vivifica i valori costituzionali di promozione della cultura, della libertà di ricerca e di diritto allo studio. Le università italiane possono e devono giocare questi valori costitutivi e costituenti all'interno di un contesto globale, avendo quale scopo precipuo non solo il miglioramento della qualità della didattica, della qualità dell'istruzione e della ricerca, ma la crescita stessa dell'uomo. Questa vocazione all'apertura non è solo un principio astratto, ma una realtà tangibile. Passeggiando per i corridoi del nostro Ateneo si percepisce come le studentesse e gli studenti siano artefici di un costante e proficuo confronto tra culture, popoli e tradizioni differenti. È proprio in questo dialogo che si genera innovazione, non solo per la nostra comunità accademica, ma per la società nel suo insieme. In un'epoca segnata dall'emergere di nuovi conflitti e dal riaprirsi di ferite profonde, questo incontro con l'altro assume un valore ancora più grande. L'internazionalizzazione quindi non si può ridurre al solo scambio accademico, ma è e deve rappresentare un'opportunità per allargare lo sguardo e comprendere la nostra responsabilità nel costruire la pace a partire dalla quotidianità. Se essa si fonda su questa consapevolezza, allora è qualcosa che ci appartiene e interessa davvero. Diversamente, rischia di ridursi a un semplice obiettivo numerico da raggiungere. Dice ancora Magatti: abbiamo bisogno di persone capaci di uno sguardo d'insieme. Per questo, in conclusione, a fronte delle enormi sfide che questa nostra epoca ci pone davanti, l'università è chiamata a riscoprire il suo ruolo educativo e culturale oltre a quello tecnico. Il Politecnico di Torino è quindi chiamato a riconoscere la centralità della persona in una dimensione relazionale interna ed esterna all'istituzione. La condivisione e il confronto comunitario sono dunque la chiave per restituire all'università il suo senso più autentico, un luogo in cui la conoscenza non è solo trasmessa ma vissuta, in cui la crescita non è solo individuale ma collettiva, in cui il sapere non è solo competenza ma anche responsabilità. Se il Poli saprà rimanere fedele a questa vocazione originaria, allora non sarà soltanto un'istituzione che forma professionisti sempre più capaci e richiesti dalle aziende, ma una comunità in grado di educare persone libere e capaci di guardare al futuro con uno sguardo aperto e consapevole, perché il vero progresso non risiede soltanto nel miglioramento della tecnica, ma nella capacità di costruire insieme un sapere che metta al centro l'uomo, le sue domande, le sue aspirazioni e il desiderio di senso e di felicità di ciascuno. Grazie. Fa ingresso il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Prende la parola il direttore generale del Politecnico di Torino, Vincenzo Tedesco. Magnifico Rettore, signor Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, signor Ministro della Pubblica Amministrazione, illustri ospiti e autorità,
colleghe e colleghi della comunità politecnica, studentesse e studenti. L'occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico mi consente di riflettere su alcune particolarità dello scenario che stiamo vivendo. Il tema dominante è la dimensione internazionale degli Atenei e il piano strategico del Politecnico di Torino si inserisce nella strategia di internazionalizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca 2024-2026, riflettendo quanto il Ministro Tajani nella prefazione ricorda: l'internazionalizzazione del sistema italiano della formazione superiore si inserisce appieno nell'azione di diplomazia della crescita per sostenere la proiezione internazionale delle nostre imprese e dei nostri territori, un'azione a tutto campo che mette a sistema strumenti di diplomazia politica, economica, culturale, scientifica e sportiva per rafforzare la crescita, il prestigio e la capacità di influenza dell'Italia nel mondo. Il direttore generale in questo contesto svolge un ruolo di stimolatore, in primis delle figure professionali apicali della struttura tecnico-amministrativa e al contempo di ascoltatore delle loro proposte, così come di tutte le istanze nate in Ateneo e ritenute realizzabili da parte degli altri organi decisionali. Si potrebbe parlare di leadership relazionale, ovvero di supporto su un punto fondamentale, la cosiddetta motivazione al lavoro. In questo primo anno di mandato rettorale abbiamo adeguato e rinnovato la squadra dirigenziale e creato strutture di primo e secondo livello stabili. Bisogna però allenarsi a lavorare insieme. L'obiettivo è quello di assumere decisioni come gruppo. Generalmente questa dimensione nelle organizzazioni è problematica, ma di grande importanza per stare al passo con un Ateneo che intende essere riconosciuto e riconoscibile e che vuole considerare la dimensione internazionale centrale nel suo percorso. Imparare a sviluppare relazioni può essere declinato come uno degli obiettivi strategici e coinvolge tutto il management dell'Ateneo, con un ruolo particolare perché è chiamato non solo a gestire la parte amministrativa delle attività, ma anche a dare un contributo per vivere il cambiamento, i cui tratti di contesto per i prossimi anni sono molto chiari. Sarà necessaria una maggiore responsabilità nell'utilizzo delle risorse. Avremo a che fare con un calo demografico interno al nostro Paese. Siamo in un contesto di crisi internazionale molto vicino a noi. Siamo in un contesto in cui si investe nelle infrastrutture e sulle reti universitarie. Abbiamo tecnologie con un potenziale che finora non avevamo immaginato, si pensi alla AI di tipo generativo, e abbiamo un'attività, abbiamo imparato a lavorare a distanza dopo il periodo del Covid. Ma oltre a quanto detto, dobbiamo fare i conti anche con alcune persone che sono demotivate o stanche, per le quali dobbiamo saper utilizzare la giusta chiave per riconsegnare a questi colleghi e colleghe un ruolo attivo all'interno dell'organizzazione. Il contesto è complesso, siamo all'interno di un mercato del lavoro che vede oggi più che mai forte richiesta di mobilità tra enti e organizzazioni. Mi fa piacere che la presenza del Ministro Zangrillo coincide con un provvedimento sulla pubblica amministrazione molto importante che considera anche la mobilità tra gli enti un elemento centrale. Abbiamo difficoltà a reclutare competenze specialistiche, aspetti retributivi non proprio affascinanti. Queste situazioni richiedono all'interno degli Atenei, dove spesso si hanno contesti diversificati, delle scelte e ci si domanda come intervenire. Per la strategia del Politecnico di Torino diventa centrale puntare sul coinvolgimento delle persone mediante lo sviluppo delle soft skill, allenando le competenze che devono essere diffuse in tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, indipendentemente dal grado di responsabilità esercitato. Agire sulla formazione come fattore trainante
potenziando e sviluppando le competenze, è un investimento determinante per ogni organizzazione, ancor di più per quelle universitarie che soggiacciono alle regole delle amministrazioni pubbliche, ma devono quotidianamente superare se stesse per affrontare situazioni non ancora regolamentate o per altro verso eccessivamente regolamentate. Occorre quindi investire e lavorare su un terreno difficile per l'università, che è quello della cultura organizzativa, superando modelli e metodi che rallentano a volte l'assunzione di responsabilità e la speditezza delle decisioni. Credo che coloro che hanno alti ruoli professionali debbono dare l'esempio e per farlo si devono continuamente allenare. Il CODAU, l'Associazione dei Direttori Generali dell'Amministrazione Universitaria, ad esempio, negli ultimi anni ha progettato percorsi di formazione di tipo manageriale, anche di natura esperienziale, che soprattutto per giovani dirigenti possono essere un forte aiuto. Al di là di queste esperienze importanti, è necessario avere chiara la consapevolezza che gli ambienti di lavoro possono essere influenzati anche da comportamenti positivi, non solamente da quelli negativi. E il ruolo di facilitatore delle decisioni che compete al direttore generale attraverso l'analisi puntuale dei dati e delle risorse insieme a tutti i collaboratori consente di potenziare questi fattori abilitanti utili per le scelte. Non è difficile immaginare che cosa significhi una struttura organizzativa, un insieme eterogeneo di persone, di risorse finanziarie, strumentali, logistiche, relazionali, legate da un medesimo interesse in un dato tempo, una sorta di organismo vivente che si modifica e si sviluppa continuamente. È difficile non pensare alle caratteristiche che devono stimolare la cosiddetta fertilità intellettuale, spesso frenata da organizzazioni obsolete che imbrigliano i lavoratori entro vecchie regole ormai prive di senso. Eli Royce diceva: prendi il meglio che esiste e miglioralo, se non esiste, crealo. Bisogna quindi aprire la burocrazia, favorendo la creatività, stimolando il senso di partecipazione, la passione e la responsabilità. Attenzione però, la creatività fino a se stessa può a volte essere pericolosa. È necessario che il lavoratore cosiddetto creativo utilizzi i propri talenti, le proprie skills, in armonia con il gruppo in cui è inserito. E viceversa, un gruppo vince le sfide se tollera la compresenza di caratteri anche molto diversi tra di loro. In sintesi, nelle diversità degli opposti fattori di positività risiede la forza vincente per conseguire gli obiettivi. Ancora una volta la cooperazione di più soggetti con la tensione verso un medesimo obiettivo è fattore di successo. Possiamo e dobbiamo lavorare attivando le leve della formazione, della comunicazione, dell'ascolto, del feedback e della fiducia verso chi ricopre alcuni ruoli per potenziare i valori del nostro Ateneo. Tornando al tema di partenza, per gli Atenei internazionalizzazione vuol dire offrire agli studenti, italiani e non, classi davvero internazionali, anticipando con profitto le esperienze che i laureati avranno nel mondo del lavoro. Vuol dire recepire dagli altri sistemi accademici le spinte più interessanti verso l'innovazione del modo di insegnare e di apprendere. Vuol dire far apprezzare al mondo il valore del nostro sistema, troppo poco riconosciuto dai ranking internazionali e dalla rappresentazione ingenerosa che alcune volte noi stessi facciamo. In un futuro non lontano, l'internalizzazione potrebbe significare anche meccanismi di contribuzione diversificata che potrebbero anche incrementare e supportare le finanze delle nostre università. Ma l'internazionalizzazione degli Atenei è una risorsa anche per il Paese. Attirare qui talenti stranieri vuol dire aiutare il nostro sviluppo, quello delle aziende e quello della pubblica amministrazione. Vuol dire formare giovani che saranno i migliori ambasciatori nel nostro Paese. Occorre progettare dove e come reclutare, potenziando l'orientamento all'estero, con inevitabili scelte. Perché un Paese piuttosto che un altro? Come gestire i ragazzi che arrivano al Politecnico? Come sostenere e garantire adeguati servizi a tutta la comunità degli studenti? Inoltre sarà necessario offrire maggiori opportunità di mobilità anche ai docenti, ricercatori
e personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, potenziando i meccanismi di staff training legati alla crescita professionale delle persone. Essere riconoscibile ed essere arbitri delle scelte future, questo è il Politecnico di Torino. Grazie. Prende la parola il magnifico rettore del Politecnico di Torino, Stefano Paolo Corgnati. We are explorers, innovators, capable of imagining new horizons. Breaking down barriers, we weave knowledge and cultures together. We are the place where tradition meets innovation and exchange fosters growth. Every project is a bridge between today and tomorrow. A journey that reveals who we truly are. We learn, connect, and discover. Ours is not just an experience, it's an identity. Together, we can achieve what would be impossible alone. It is the promise of a shared future where diversity becomes unity. Beyond the borders, today dreamers, tomorrow Polito. Allora, prima di tutto vi confesso che sto molto meglio qui di quanto è successo nella gestione delle ultime 14 ore, quindi sono felice di essere qui, rompo anche un po' il protocollo, no? Vi dico care amiche e cari amici, almeno del Politecnico di Torino, almeno siamo tutti in confidenza. Grazie a Cristina, sapeva che avevamo tutto perfettamente, quindi sono uscito durante il tuo intervento, che conoscevo bene, perché abbiamo fatto le prove insieme. Ti faccio adesso il mio applauso. Brava qui. Allora, divido questo intervento in 4 grandi sezioni, no? Prima di tutto il contesto che stiamo vivendo e che ha stimolato di fatto poi la crescita del nostro piano strategico. Poi una cosa che ho scoperto in queste settimane, quanto già siamo internazionali. Cioè lo raccontiamo poco, i numeri sono straordinari, ma non li spoilerò, ve li faccio vedere dopo. Poi quali sono gli strumenti veri per diventare ancora più internazionali e infine il ruolo che vogliamo giocare come università. Spesso siamo stati un'università nel nostro DNA di sperimentazione per il sistema paese di nuove traiettorie strategiche. Non ho portato con me il piano strategico, ma è lì, guarda se è lì nella cartellina, guarda Vincenzo, va dammelo, va. Non parlo del piano strategico, ma leggetelo. Mi hanno detto, è corto? Sì, è corto, sono una tantina di pagine, ma ci sono un sacco di illustrazioni, quindi si legge velocemente. Si scarica, quindi leggetelo, lettura notturna. Ha come primo dei suoi obiettivi, il piano strategico nasce da una grande riflessione all'interno della comunità, è un oggetto che si crea passo a passo attraverso il dialogo con la propria comunità, poi gli organi lo approvano e adesso è pronto. E il suo primo obiettivo è quello di un ateneo internazionale. Allora,
Perché internazionale proprio oggi? No? In fondo siamo in un periodo geopolitico estremamente complesso. Devo dire, si respira anche una certa ansia, una certa paura, ancora di più tra i giovani, che ne discutevamo proprio l'altro giorno, ansia e paura per il proprio futuro. Beh, proprio in questo contesto, in cui forse la prima reazione sarebbe quella di chiudersi in se stessi, la nostra comunità, il nostro Politecnico, decide di aprirsi. Decide di aprirsi ad una comunità internazionale, aprendosi ad un dialogo di libera circolazione di idee e di persone, e decide di entrare in una dimensione che pensa possa essere poi di sviluppo per tutto il nostro territorio. Come ha detto benissimo prima il sindaco e prima l'assessore Tronzano, tutti noi stiamo pensando di andare nella stessa direzione. Se fate caso, proprio nell'ultima settimana ci sono stati eventi qui a Torino in cui tutti insieme parlavamo della stessa cosa, no? Ci siamo trovati per Torino città della cultura 2033, dopo l'esperienza di Torino capitale dell'internazionalizzazione, quella lo siamo già, quindi quello già portato a casa, ed eravamo tutti insieme. Abbiamo parlato di quello. Poi siamo andati a fare una conferenza stampa con la compagnia di San Paolo, vedo il presidente Marco, ciao Marco, abbiamo parlato di internazionalizzazione e poi nella giornata di compagnia di San Paolo il grande tema, l'internazionalizzazione. Allora, voglio dire, non sono solo più prove, sono una concretezza che tutti insieme vogliamo andare in questa direzione. Allora, come mai? Uno, perché quella dimensione ci consente di diventare davvero un'università aperta, multiculturale, inclusiva, che già siamo, ma dobbiamo diventare ancora di più. E poi c'è qualcuno che mi ricorda sempre che è giusto prevenire un effetto che è quello dell'inverno demografico italiano, europeo, è un dato oggettivo. Se uno legge quello che è la relazione tra i nati al 2002-2003 e poi le iscrizioni universitarie al 2022-2023, fa il parallelo rispetto a quello che succederà al 2040, vede che a seconda delle proiezioni, degli scenari, noi avremo il 20% in meno o il 33% in meno di potenziali iscritti. Questo è un dato oggettivo. Allora, noi che tipicamente giochiamo con i numeri, amiamo giocare i numeri, questo per noi diventa uno stimolo per creare una strategia. Però questa strategia deve partire dalla consapevolezza di chi siamo, cosa siamo oggi. Allora, lo dico perché poi do per scontato che tutti lo sappiano, ma ve lo dico. Oggi il Politecnico di Torino è una comunità in cui il corpo studente conta circa, tolgo i fuoricorso, poi sui numeri ho capito che è sempre una questione esoterica, no? Ma circa 36.000 studenti. Di questi 36.000 studenti, già il 23% sono studenti stranieri e del restante 77%, il 50% arriva da fuori regione. Quindi noi siamo abituati ad accogliere studenti, è nel nostro DNA da sempre. Ciò che iniziamo adesso a provare a cambiare è la dimensione. Dove siamo poi anche in termini di strumenti sul territorio, e qui iniziamo un percorso che mi ha permesso anche di chiarire un po' quella che è la nostra infrastruttura di presenza sul territorio. Noi agiamo attraverso 3 operazioni di fatto: i campus, gli hub e gli accordi di doppio titolo. Ringrazio il collega rettore di TTPU, il nostro campus gemello. Sì, con orgoglio posso dire che noi abbiamo il campus Apolito, che sapete ha deciso di svolgere tutta l'attività di formazione in 2 grandi sedi, dopo ne parlerò, quella qui del Politecnico di Torino nella cosiddetta cittadella politecnica, il campus del Valentino, e poi abbiamo questa sede bellissima, è proprio un campus. Io e il sindaco abbiamo anche giocato a pallone lì perché c'è un campo, e alla mattina ci si sveglia e si va in palestra e si va
in piscina, è proprio un campus, a Tashkent, luogo strategico dove tra l'altro c'è una collaborazione bellissima, e questo ringrazio davvero. Oggi abbiamo tanti rappresentanti dei corpi diplomatici, davvero ringrazio l'ambasciatore Papadia, ringrazio anche l'ambasciatore uzbeko in Italia, perché lì si vede come il sistema Italia e il sistema uzbeko fanno squadra. Lo percepisci, è lì. Io mi sento a casa quando sono lì. Poi abbiamo i cosiddetti hub, che derivano da una... Lo vedete? Guardate com'è interessante dove nascono sti hub, a est. Perché l'ultimo nostro grande piano di internazionalizzazione strategica nacque con il rettore Profumo, poi sviluppato dai successivi rettori, Gigli e Saracco, poi sono arrivato io, e vedete, grande tema iniziale quello della Cina, lì abbiamo da sempre sviluppato un China Center con Michele Bonino, che l'ha sviluppato fin dai suoi albori, no? Con 2 grandi sedi, giusto Michele? Quella di Pechino e quella di Shanghai. Poi, fase successiva, ci siamo ancora allargati andando a creare il primo hub. Noi siamo presenti fisicamente, siamo l'unica università presente fisicamente con un hub in Giappone, e siamo tra l'altro una delle 2 università che adesso all'Expo di Osaka avrà un suo stand dove tra l'altro siamo stati finanziati al 100% tema aerospazio. E l'altro nuovo in Azerbaigian, a Baku, dove il settore, per così dire, che ci sta portando a sviluppare le collaborazioni iniziali sono quelli del settore dell'energia. Ma la cosa straordinaria che sinceramente io non sapevo, perché poi l'internazionalizzazione spesso è fatta dalle relazioni individuali, personali, no? Noi abbiamo una grande mobilità dei nostri docenti, e quando si è in giro, se ci si trova bene con le altre università, si fa ricerca insieme, si creano gli accordi. Beh, noi abbiamo complessivamente in giro per tutto il mondo più di 80 doppi titoli di laurea. Fossi uno studente, questo sarebbe il motivo per cui io vengo qui. Da ieri è sul sito, perché non ce l'avevamo sul sito. Cioè, io vengo qui e so che venendo qui ad un certo punto decido di avere la volontà di andare a fare una mobilità in giro per il mondo. Qui trovo 84 opportunità attraverso cui io conseguo un doppio titolo, nostro e quello dell'università ospitante. Ecco, questo è già quello che abbiamo e onestamente mi pare tanto. Adesso lo raccontiamo anche bene, questa cosa qui. Ci siamo messi con la comunicazione, c'è sempre un po' questa forma che tante cose vengono fatte e poi non c'è il tempo di raccontarle o di sistematizzarle. Beh, devo dire che nel lavoro che io con tutto lo staff abbiamo fatto in queste settimane abbiamo cercato di sistematizzare. Neanche al Senato avevo già ancora fatto vedere i numeri, sono interessanti. Dove vogliamo andare? Cioè, partendo da questa base, dove vogliamo andare? Abbiamo, diciamo, tre grandi obiettivi. Uno, quello dello sviluppo dei nuovi hub, quello della cooperazione allo sviluppo e poi un grande progetto sfidante di attrattività. Sud America la nostra presenza è storica, devo dire siamo davvero presenti in tutte le discipline, in quasi tutti i paesi. Ci sono sicuramente 3 paesi target, l'Argentina, il Brasile e la Colombia, e lì abbiamo piena necessità di andare a sviluppare degli hub di interscambio tra docenti e studenti. Io ricordo sempre che quando parlo di mobilità, è vero, gli studenti ci mancherebbe prima missione, la cura nostra degli studenti è massima, ma soprattutto anche l'opportunità di mobilità per i docenti, ancora di più per i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici che attraverso queste esperienze ci permettono di creare quei ponti di dialogo continuo con tutto il mondo. Poi abbiamo l'altra area importantissima, proprio che è l'Africa, sia mediterranea che subsahariana, molto presenti con tutte le attività di cooperazione allo sviluppo. Tra l'altro proprio domenica parto con tutto il nostro staff per andare in Etiopia, dove abbiamo vinto un bando di cooperazione allo sviluppo e andremo a riqualificare il nostro edificio coloniale che oggi ospita il museo etnografico.
lanciamo il cantiere, diciamo così, cosa che noi qui facciamo. Qui siamo tutti ingegneri architetti, è tutta gente che è praticamente attiva nell'operatività. Questo è un target importante, già siamo molto presenti, cooperazione allo sviluppo e capacity building. E poi l'ultimo, che io ritengo sia oggi un tema di straordinaria attualità, che è quella del Nord America. Siamo chiari, cioè la qualità di formazione delle università italiane è assolutamente riconosciuta. Cioè, quando tutti noi andiamo in giro, è vero o no? È certo, è riconosciuta. Ma se ci pensate, il rapporto tra qualità della nostra educazione e, mi permetto di dire, accesso al canale educativo, cioè costo dell'educazione, è veramente super vantaggioso. Quindi, dialogando sempre di più e secondo me partendo soprattutto dalle nostre comunità che vivono in quelle aree dove invece l'accesso alla formazione, l'accesso all'università ha in realtà una fee di ingresso molto alta, noi possiamo soprattutto oggi essere molto attrattivi rispetto a quelle aree, Nord America, quindi Stati Uniti e Canada. Anche perché, e questo diciamocelo, l'Italia è un paese meraviglioso, abbiamo anche questo, Torino è una città accogliente, abbiamo una buona qualità di servizi per gli studenti, abbiamo un patrimonio culturale da vivere, e quindi deve iniziare una fase nuova di piena nostra consapevolezza delle nostre capacità di attrazione rispetto a quest'area geografica assolutamente interessante. Ora, come intendiamo attuare questa strategia generale, che è quella dell'attrattività internazionale? Allora, ho provato a sintetizzare in 3 elementi. Nuovo modello didattico, nuovi spazi e nuove relazioni. Nuovo modello didattico è fondamentale. Qui c'è la persona che stresso di più ogni giorno, che è il vice rettore Corno alla formazione, perché so che la modifica, in qualche modo, lo chiamo la riforma di un modello didattico che è quello, cioè la didattica è quella che assorbe tutti noi, no? Quindi me ne rendo conto, è difficile, ma poi io dico così, ma intanto lo fa lui poi. È un lavoro continuo, paziente, però deve essere fatto, perché noi, di fronte ad una riconosciuta solidità del nostro asset formativo, dobbiamo sempre ricordarci una cosa, che noi siamo un politecnico. Qui chi viene per fare una didattica esperienziale, del fare, del progetto. Addirittura io dico sempre che verrei qui per una cosa, perché abbiamo i team studenteschi. Cioè qui quando tu entri al primo anno, entri e hai un talento e hai soprattutto una passione, che può essere quella della Formula 1, piuttosto che non il lancio del satellite, piuttosto che non sviluppare le handbike per fare il record dell'ora in Nevada, cosa che abbiamo. Noi abbiamo il record dell'ora della bicicletta a spinta manuale che ogni anno viene ottenuto in Nevada, ma noi siamo anche quelli che hanno progettato i satelliti mandati in orbita con il messaggio del Papa. Ecco, sviluppiamo barche, delle robe bellissime. Io verrei al Politecnico di Torino per questo, perché quando dal primo anno entro c'è una comunità che condivide con me le mie passioni, che mi accoglie, e quella è la comunità di studentesca. Noi oggi abbiamo quasi 3.000 studenti in 52 team. Se io sono uno studente internazionale, la prima cosa che faccio, vengo qui e trovo una grande comunità che mi accoglie e che mi fa compartecipe delle mie passioni. Naturalmente, e questo lo dico con forza, noi abbiamo una tradizione in cui chi viene qua immagina che il suo sbocco professionale sia nelle classi dirigenti dell'industria o diventare un importante professionista. E invece, in primis con il ministro Zangrillo, da qualche tempo condividiamo questa comune visione. Noi dobbiamo creare la classe dirigente tecnica della pubblica amministrazione. Non possiamo pensare che una società che vive
profondamente di trasformazioni tecnologiche non abbia nella sua classe dirigente ingegneri, architetti, designer, pianificatori che arrivano da una alta scuola di formazione politecnica. Come diciamo sempre, poi io sapete sono uomo di pubblica amministrazione. Lavorare nella pubblica amministrazione, l'ho detto ieri, abbiamo fatto con la nostra consulta giovane un incontro, ma è bellissimo e puoi davvero incidere sulla società. Allora, questo è un messaggio che dobbiamo dare ai nostri giovani, perché devo dire, quando si entra in questo ateneo, questa via, no, di valorizzazione delle proprie competenze non è così chiara. Ci lavoriamo, abbiamo già tante idee e vogliamo diventare anche qui davvero un ateneo che sperimenta questa direzione. Nuovi spazi. Sui nuovi spazi vado veloce perché l'ho sempre raccontato. Ritengo che se tu devi implementare un nuovo modello formativo e dire che immagini di fare una nuova didattica, hai bisogno di nuovi spazi liberi, flessibili, in cui tutte le tecnologie digitali trovano la loro piena applicazione, e qui in effetti siamo già partiti col cantiere di Torino Esposizioni, bellissimo, che affianca la biblioteca in riqualificazione del comune, uno spazio bellissimo, pienamente integrato, dove i saperi si mischiano e dove ci sarà il grandissimo sviluppo del nostro campus del Valentino. L'altra, perché poi ci mancava qualcosa, qui nella cittadella, la spina della didattica. Ringrazio Compagnia di San Paolo per il sostegno vero, 12 milioni di euro messi sull'accordo strategico per finanziare l'avvio di questo grande progetto delle ingegnerie, e di nuovo un luogo aperto, nuovo, dove l'interdisciplinarietà e, come diceva prima l'assessore Tronzano, la vicinanza con le imprese diventa dominante. Noi abbiamo da sempre fatto didattica insieme alle imprese, dobbiamo tornare a fare didattica insieme al mondo dell'industria, perché quello è un valore che per noi complementa la formazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Nuove relazioni. Io credo molto, lo sapete, nelle alleanze, credo molto nella direzione che ci siamo dati nell'aspirare ad avere un European Degree. È un'operazione difficile, complessa, soprattutto sulla L3 e la LM, perché è legata, diciamo, a meccanismi nazionali, ma quella è la direzione. Io dico sempre, l'Europa è la nostra casa, non ci sono dubbi, e per essere la nostra casa il fatto di avere un titolo europeo unico riconosciuto è un passaggio fondamentale. Ci stiamo già lavorando con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica, alleanze che sono anche alleanze per consolidare i nostri rapporti con le nostre gemelle università tecnologiche. Eravamo l'altro giorno proprio a Francoforte con i 9 rettori dell'alleanza Unite, dove proprio si parlava come un'alleanza non deve essere solo un'alleanza di didattica, ma anche di ricerca e innovazione, dove il primo tema è quello di non duplicare le infrastrutture di ricerca, mettere insieme le nostre infrastrutture di ricerca in modo che facciano rete per una grande infrastruttura di ricerca europea, competitiva e che permetta ai nostri giovani di muoversi liberamente attraverso una libera ricerca sulle nuove frontiere della tecnologia. Credo anche che, e questo mi rivolgo soprattutto ai colleghi e alle colleghe rettori del nostro territorio allargato, che sia il tempo di fare una grande alleanza. In primis una grande alleanza sui temi dell'internazionalizzazione. Noi siamo totalmente complementari, ne abbiamo sempre parlato, quindi è il momento giusto. È il momento giusto. In fondo, se uno ci guarda con vista satellitare, cioè il Piemonte, la Liguria, la Val d'Aosta, è un puntino, Quindi mettiamoci insieme per creare una grande offerta formativa di sapere e di ricerca del nostro territorio. Quindi ci siamo, abbiamo già iniziato le consultazioni, andiamo in quella direzione. E poi anche nuovi corsi. Questo ci credo molto. Noi siamo un politecnico, siamo un'università tecnologica, andare a fertilizzarci con le altre università.
l'altro giorno ero a Pollenzo, il Rettore ha lanciato, no, l'avvio di questo corso congiunto dove cibo, tecnologie, sostenibilità e rispetto dell'ambiente diventano dominanti. Un mese fa ero all'Università del Foro Italico dove un tema che qui sembra lontano, lo sport, è diventato in realtà un tema per noi oggi centrale. Sport, salute, tecnologie, infrastrutture. Ci siamo messi insieme. Abbiamo dato e stiamo dando opportunità di mobilità interna italiana agli studenti e stiamo toccando un tema cruciale che non solo è legato all'aspetto universitario, ma all'aspetto della nostra comunità, che crede fortemente nei valori dello sport. E poi un sogno che abbiamo, quella di, e ne parlavamo anche ieri sera a cena con la Presidente della European University Institute, che dopo farà il suo intervento, diventare un punto di riferimento su una school di public policy dove noi portiamo il nostro contenuto tecnologico. Avere qui una school di public policy dove la nostra cultura ingegneristica, tecnologica, delle architetture consenta, no, di portare anche questi valori fondamentali nello sviluppo delle politiche pubbliche. Ce la facciamo, che vedo, ce la facciamo, siamo orgogliosamente determinati a farlo. Proprio in questo contesto penso che sia da rivedere tutti insieme, criticamente e positivamente, quello che è il ruolo che di fatto oggi l'Europa ci sta assegnando come università, in particolare come università pubbliche, cioè università che sono motore di competitività. E proprio in questo senso, nell'ultimo Senato abbiamo deciso di promuovere proprio qui in Ateneo un momento di confronto in cui le università, gli enti governativi, le istituzioni del territorio, le pubbliche amministrazioni dialoghino, ma dialoghino con un obiettivo, quello di vedere quella che deve essere la nuova architettura di un modello universitario italiano che sia funzionale a valorizzare le capacità, le caratteristiche, le vocazioni di ognuna delle nostre università italiane, che sono un patrimonio, e dall'altra parte che ne riconosca il ruolo fondamentale come motore di sviluppo economico e sociale per il sistema Paese. Lo facciamo anche questo, abbiamo detto che entro giugno lo organizziamo, ci siamo dati una deadline, lo facciamo con convinzione. Finisco nei miei ultimi minuti. Il ruolo. L'ho già detto, ruolo di competitività, qui noi dobbiamo essere assolutamente chiari, noi sull'asset della filiera dell'innovazione giochiamo praticamente tutta la filiera, perché competitività nasce dallo sviluppare le nuove competenze, assecondare i talenti che tutti i nostri studenti hanno. Io dico sempre, quando entri qua tu hai sicuramente un talento, insieme dobbiamo scoprire esattamente qual è il tuo migliore talento. E poi questo si muove, si fa ricerca applicata, si fa ricerca di base, si fa ricerca applicata, fino poi ad arrivare al suo trasferimento insieme all'industria, alla pubblica amministrazione, che ha un effetto sulla società, un effetto positivo sulla società. Beh, rivendichiamo veramente questo valore. Noi vogliamo essere un attore protagonista in questi percorsi. Ed in questi percorsi portiamo anche con noi il nostro ecosistema territoriale, che posso dire è straordinariamente coeso. È un piacere lavorare tutti insieme, la parte delle istituzioni pubbliche, il mondo delle imprese, la Camera di Commercio, le fondazioni. Oggi stiamo andando tutti nella stessa direzione e questo dà una grande forza a tutti e posso dire dà una grande speranza a questo territorio. Ci crediamo, lavoriamo tutti insieme perché il tassello dell'innovazione è importante, ma per riuscire a conseguire questa innovazione attraverso anche l'internazionalizzazione non deve essere solo una percezione che siamo uniti, deve essere chiaro che è la vera realtà e io lo so che è la vera realtà. Ancora 2 punti. Un ruolo importante che dobbiamo necessariamente
mettere a disposizione del sistema Paese attraverso quelle tante relazioni che io vi ho mostrato, ed è quello della diplomazia scientifico-culturale. Io lo percepisco. Quando abitudine di questo Ateneo è che quando si muove, ovviamente contatta sempre il Ministero, ovviamente il Ministro lo sa benissimo, contatta sempre quello che è il corpo diplomatico, ci muoviamo come sistema Paese, perché è proprio vero che quando noi ci muoviamo diventiamo facilitatori di percorsi di crescita del sistema Paese, che poi sono relativi sia al mondo industriale che al mondo delle università, che quello delle relazioni con le pubbliche amministrazioni. Noi vogliamo giocare questo ruolo, e aggiungo un ruolo che tra l'altro è uno dei fondamenti attraverso cui si stabiliscono ponti e relazioni anche in situazioni critiche, ed è uno dei fondamenti più importanti per creare situazioni di pace. E questo noi l'abbiamo sempre detto, e questo noi lo riconosciamo. Chiudo con un tema a noi molto caro, perché qui siamo un Politecnico, un'università tecnologica, che è quello del nostro ruolo verso la società. Oggi la società non ha fiducia nella scienza e nella tecnologia. Noi dobbiamo essere i primi a riportare chiara questa fiducia e questa consapevolezza che la tecnologia e la scienza sono motore sano, chiaro di sviluppo. E dobbiamo farlo con quel rigore e con quel metodo scientifico che è proprio del nostro DNA, inventato da Galileo, che è nel DNA del nostro Ateneo e che noi, devo dire, quotidianamente trasferiamo ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Questo che vi ho raccontato è il Politecnico di Torino, che orgogliosamente da 165 anni serve il nostro Paese. Grazie. Prende la parola il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Magnifico Rettore, autorità, signore e signori studenti, ho ascoltato con grande attenzione le parole del Rettore e credo che siano illuminanti e perfettamente in sintonia con alcune cose che vi dirò stamane in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico di questa prestigiosa università italiana che servo nel cuore, perché per qualche anno vi ha studiato anche mio padre nel secondo dopoguerra, giovane ufficiale d'artiglieria, venne mandato a lavorarsi in ingegneria qua. Io ogni giorno mi domando, facendo il Ministro degli Esteri, qual è il ruolo dell'Italia nel mondo? Stiamo facendo bene per utilizzare al massimo le potenzialità del nostro Paese, per farlo crescere, per far sì che con una presenza sul palcoscenico internazionale ogni nostro cittadino possa trarre vantaggio dall'azione politica. È ovvio che il nostro primo obiettivo, anche in un momento così complicato, è quello di portare o contribuire a portare la pace sia in Ucraina, sia in Medio Oriente, cose non facili, ma noi abbiamo la grande capacità
di essere, a differenza di altri, sempre ben accetti ovunque. Lo dico per le nostre imprese, lo dico per i nostri militari, lo dico per le nostre università, per la nostra capacità di saperci fare concavi e convessi e di saper sempre interpretare le realtà locali guardando a quelle realtà non con occhiali italiani ed europei, ma con gli occhiali del luogo. E questo ci permette di svolgere un ruolo di fondamentale importanza, più di quanto noi possiamo pensare. Ricordiamoci che siamo la seconda manifattura d'Europa e siamo la quarta potenza commerciale mondiale. È ovvio, per continuare ad essere la seconda manifattura ed essere la quarta potenza commerciale mondiale, abbiamo bisogno di lavorare nell'innovazione, nella ricerca, dobbiamo avere una politica commerciale attenta, intelligente, capace di essere più flessibile anche di fronte a quelli che possono essere i cambiamenti del momento. E ora stiamo vivendo un momento di cambiamento, non bisogna agitarsi, non bisogna spaventarsi, non bisogna essere allarmisti, ma bisogna essere seri, determinati e avere dei progetti chiari per poter tutelare la nostra realtà economica. Anche per quanto riguarda i dazi, ci sono nuovi mercati da scoprire. Proprio ieri abbiamo avuto una lunga riunione al Ministero degli Esteri per vedere dove poter lavorare nel modo migliore qualora dovessero esserci delle difficoltà per esportare in alcuni paesi. Ma io condivido l'impostazione del magnifico Rettore nel dover mettere a sistema tutte le nostre potenzialità. Guai a pensare che l'ambasciatore è qualche cosa di diverso dal professore che insegna in un'università in un'altra parte del mondo. Guai a pensare che il professore, l'ambasciatore siano diversi dal militare che guida una missione di pace in un'altra parte. Guai a pensare che ambasciatore, militare e imprenditore siano diversi da altri italiani che per esempio operano nella cooperazione internazionale. Cioè il sistema Italia deve essere una sorta di grande mosaico che permetta al nostro Paese di svolgere un ruolo positivo nel mondo. Ecco perché io credo fortemente, ho detto sono in sintonia con quello che dice il Magnifico e con quello anche che ha detto il direttore generale in presentazione, io credo fortemente nella diplomazia della crescita, che è parte fondamentale del nostro modo di fare politica estera. Proprio perché abbiamo quei due requisiti, seconda manifattura d'Europa, quarta potenza commerciale mondiale, non possiamo non svolgere un'azione tutti insieme per favorire la crescita del nostro Paese, utilizzando tutto ciò che il mercato ci mette a disposizione. Siamo convinti europeisti, quindi crediamo e vogliamo utilizzare nel modo migliore il mercato interno europeo. Ben venga il titolo di studio riconosciuto a livello europeo, perché poi quando bisogna operare in questo grande mercato bisogna avere anche la possibilità di potersi muovere e avere dei titoli riconosciuti per poter agire. Io sono assolutamente contro la delocalizzazione, non solo industriale, ma anche dei cervelli, ma sono favorevole alla internazionalizzazione industriale e alla internazionalizzazione dei nostri cervelli, cioè andare a lavorare al servizio dell'Italia non per scappare dall'Italia, ma per far crescere il nostro Paese in un contesto ovviamente europeo, perché siamo convintamente europeisti, ma anche se uno non fosse convintamente europeista sarebbe sciocco non essere europeista, perché senza Europa non andiamo da nessuna parte, nonostante il grande amore che abbiamo per la nostra patria. Noi non siamo in grado di agire da sola. La nostra forza è l'Europa, è un'Europa dove dobbiamo contare di più, un'Europa che si deve svegliare anche in questo momento. Ex malo bonum, diceva qualcuno,
Anche dai momenti di difficoltà noi dobbiamo saper trovare lo spunto per fare di più. In Europa dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare il mercato unico dell'energia, l'unione bancaria, dobbiamo anche riconoscere i titoli a livello europeo se vogliamo veramente compiere dei passi in avanti, perché sennò altrimenti saremo sempre costretti a inseguire gli americani, che sono il nostro principale alleato. Vai a pensare di essere europeisti e contrari a relazioni transatlantiche, però dobbiamo avere la nostra dignità, stare a testa alta e dimostrare di essere quello che siamo, perché siamo il secondo pilastro dell'Occidente, due facce della stessa medaglia, ma non possiamo pensare di dover sempre aspettare che l'altra lato della medaglia ci dica quello che dobbiamo fare. Quindi contare per quello che siamo, anche per le grandi risorse che abbiamo. Dicevo la politica della crescita, io credo fortemente che la politica estera dell'Italia debba essere caratterizzata da questo, lavorando in modo che ogni nostra rappresentanza diplomatica possa rappresentare un trampolino di lancio per la presenza delle nostre imprese nel mondo, oppure per la presenza dei nostri prodotti nel mondo. Sono due cose parallele, le esportazioni e la internazionalizzazione. Ma siccome imprese e attività sono frutto del lavoro del capitale umano, noi dobbiamo avere un capitale umano di altissimo livello. E da qui il ruolo della formazione dei giovani, che deve essere per forza una formazione di tipo internazionale, che non significa abbandonare la conoscenza di noi stessi, di quelli che siamo, di quelle che sono le nostre radici. Sono figlio di un professore di latino e greco e ho fatto studi classici, quindi figuriamoci se dentro di me non sento l'importanza della nostra identità. Ma proprio perché abbiamo un'identità forte non possiamo non avere anche una dimensione internazionale, no? Diceva Cervantes: colui che legge molto e colui che viaggia molto sa molto e vede molto. Ecco, noi dobbiamo vedere, conoscere quello che accade anche al di là dei nostri confini per migliorare la nostra formazione. Quindi quello che voi state facendo va perfettamente nella direzione che io sto dando alla politica estera e al Ministero degli Esteri, che non è l'esclusivo detentore della politica estera italiana. La politica estera la fa tutta l'Italia, la fanno le università. Quando voi internazionalizzate la vostra università, date un contributo alla presenza internazionale dell'Italia. Ma anche quando accogliete giovani studenti stranieri, e viva Dio che c'è questa università che lo fa con grande impegno, venite a formare qui futuri ambasciatori del nostro Paese nei loro paesi d'origine, perché saranno i primi ad essere pronti a dare una mano a qualsiasi impresa italiana che andrà a lavorare nel loro paese, saranno veri amici dell'Italia, frutto di una conoscenza, di un'esperienza che permette loro di essere internazionali, ma internazionali anche con una formazione italiana, con una visione italiana, anche nella ricerca. Noi abbiamo bisogno di essere protagonisti in settori come lo spazio, che è un'industria anche non inquinante. Anche qui dobbiamo, nel percorso della lotta al cambiamento climatico, dobbiamo valorizzare le nostre industrie non inquinanti. Dobbiamo saper far coincidere questione sociale e questione climatica. Non dobbiamo avere una visione ideologica, ma una visione pragmatica. E quindi, vedete, tutto deve essere messo a sistema come in un grande mosaico, che è il mosaico dell'Italia in Europa e dell'Italia nel mondo. E non possiamo farlo senza l'università, senza avere qualità che ci permettano di competere. E ho apprezzato molto, Magnifico, l'idea di questo interscambio tra università e tra facoltà differenti. Vede, le parole che ha detto oggi vengono qualche ora dopo l'annuncio che ho fatto ieri al Ministero ai rappresentanti dei sindacati
sulla mia idea di riformare il Ministero degli Esteri, ma di riformare anche i concorsi per diventare diplomatico o dipendente del Ministero degli Esteri. Perché dico questo? Perché non possiamo pensare che l'Italia operi nel mondo con una mentalità, con un'organizzazione da 1970-1980. Il mondo è cambiato e sta cambiando. Ho deciso di dar vita a una direzione generale della crescita, con 2 vice segretari generali, uno politico e uno economico. E ci sarà anche dentro il Ministero una direzione generale per la sicurezza cibernetica e per l'intelligenza artificiale, che sarà una direzione generale con politici e con tecnici, cioè come proteggere in un contesto generale la nostra sicurezza cibernetica, ma anche come proteggerla da un punto di vista tecnico. Quindi il tecnico e il politico si intrecciano e il loro lavoro diventa un'azione a sostegno della tutela della sicurezza nazionale, guardando anche all'intelligenza artificiale. Questo è uno dei cambiamenti che faremo, porteremo al Consiglio dei Ministri. Chiederò l'ausilio anche dell'amico Paolo Zangrillo, visto che il Ministro della Pubblica Amministrazione è sempre stato disponibile a confrontarsi anche con i dipendenti del Ministero. Ma non è tutto. Ho annunciato che intendo anche modificare i concorsi per l'accesso sia alla carriera diplomatica sia alla carriera amministrativa. È finita la stagione della possibilità di accedere alla carriera diplomatica soltanto con la laurea in giurisprudenza, in economia o scienze politiche. Io sono convinto che servano ingegneri, servono laureati in scienze motorie, servono laureati in chimica, in fisica, in tutte le materie. Per questo abbiamo deciso di aprire a tutte le lauree magistrali la possibilità di partecipare al concorso in diplomazia. È ovvio che tutti quanti dovranno avere una base dell'esame, è ovvio, per fare il diplomatico devi conoscere cos'era il Congresso di Vienna, ma poi come nell'esercito stanno i bersaglieri, i paracadutisti, gli artiglieri, i ingegneri, anche in diplomazia dovremmo avere dei diplomatici che sono più orientati alla diplomazia della crescita, quindi una formazione più economica, diplomatici orientati più alla diplomazia scientifica, diplomatici orientati più alla diplomazia dello sport. Poi è ovvio che tutti possono fare l'ambasciatore, tutti possono fare il direttore generale, tutti possono fare il segretario generale, però così hai la possibilità di, come fosse una grande squadra di calcio. Più è ampia la cantera, più qualità noi possiamo mettere nella pubblica amministrazione e segnatamente nel Ministero degli Esteri. Quindi verremo anche a dire ai giovani di questo Politecnico: vi interessa fare il diplomatico? Con una visione diversa della diplomazia, che non è quello della feluca e della divisa. La diplomazia scientifica, la diplomazia della crescita. Chi può occuparsi di combattere battaglie cibernetiche se non chi magari ha studiato meglio di altri la materia, e quindi può diventare dentro il Ministero un protagonista di questa politica estera che garantisce la sicurezza del nostro Paese. Chi l'ha detto che un ingegnere, un architetto non può avere le capacità di fare anche il diplomatico? Non bisogna essere soltanto, lo dice uno che è laureato in giurisprudenza, non è che bisogna soltanto aver studiato giurisprudenza o scienze politiche per fare il diplomatico. Ecco, quindi questo modello che voi avete di internazionalizzazione dell'università è assolutamente funzionale a questa strategia che sto concretizzando per permettere al nostro Paese di avere nell'amministrazione pubblica sempre più giovani di qualità, che possano essere protagonisti della politica estera del nostro Paese. E quindi credo che si possa veramente ottenere, grazie al lavoro congiunto di università e di pubblica amministrazione, di avere in futuro i nostri migliori giovani che possono rappresentare
l'Italia nel mondo. Bisogna essere adeguati ai tempi se vogliamo far sì che il nostro Paese sia protagonista nel mondo e possa da questo suo protagonismo trarre il maggior vantaggio per ogni singolo cittadino italiano. Perché più siamo forti e competitivi in Europa e nel mondo, meglio staranno i nostri figli, meglio starà ogni singolo cittadino italiano. Perché se cresce la internazionalizzazione delle imprese, se aumenta l'export, daremo più posti di lavoro e chi lavorerà, invece di avere un salario povero, avrà un salario ricco. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Per questo veramente magnifico. Lo dicevo a Paolo Zangrillo, sono rimasto molto colpito dal suo intervento, dall'intervento anche del direttore generale, perché è come se ci fosse un idem sentire, non ci eravamo parlati. Però ho apprezzato e apprezzo molto questa vostra scelta, che è assolutamente funzionale ad una strategia nazionale per far sì che il nostro Paese possa veramente crescere da tutti i punti di vista. E faremo anche un regalo ai nostri figli e ai nostri giovani perché daremo loro una prospettiva. Io non voglio che i nostri figli se ne vadano a lavorare all'estero perché sono insoddisfatti di ciò che offre loro l'Italia, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista valoriale, di valorizzazione di ogni singolo. Ecco, se noi saremo capaci, e credo che anche il Ministro Zangrillo qualche novità ce la darà, quando lui parla di meritocrazia nella pubblica amministrazione, quando dice il dipendente pubblico non è più un lavoro triste ma deve diventare un lavoro figo. Questo vuol dire, perché servire il proprio concittadino è come servire tuo fratello, servire tua madre, i tuoi figli. Se noi vediamo il funzionario pubblico come qualcuno che si mette al servizio degli altri, non che intralcia con veti e sportelli chiusi il lavoro degli altri, ma che agevola il lavoro degli altri, sia esso l'imprenditore, sia esso il cittadino normale, allora sì che la macchina burocratica diventa funzionale alla crescita del Paese. E in un sistema, direi, molto positivo, riusciremo insieme a costruire e a recuperare quello spirito che nel secondo dopoguerra, negli anni 60, io sono figlio di quella generazione, ha permesso all'Italia di fare questo balzo in avanti, di diventare un paese moderno, competitivo. Vi ricordate le autostrade, la 600, la Vespa? Ecco, dobbiamo avere una nuova stagione come quella. Però ogni cittadino italiano, e soprattutto i giovani, devono sentire dentro di loro questa motivazione. E chi ha la responsabilità di guidare o di coordinare il lavoro di più persone, sia esso il rettore, sia esso il ministro, sia esso il politico, sia esso il professore, ecco, deve dare questa motivazione che permetterà sul serio all'Italia di fare del bene ed essere protagonista, e in questo momento sappiamo quanto bisogno ce n'è, di portatori di pace, e con la pace viene anche la crescita, perché dove passano le merci non passano le armi e noi dobbiamo fare in modo che passino sempre più merci e sempre meno armi. Grazie e buon anno a tutti gli studenti. Prende la parola la presidente dell'EUI, Istituto Universitario Europeo, Patrizia Nantz. Magnifico Rettore, Corpo docente, studenti e studentesse, Rettore Tujcev e onorevoli ministri Tajani e Zangrillo, signor Sindaco, signor Presidente della Regione, è un piacere e un onore per me essere qui con voi e vorrei ringraziare il Rettore Corgnati per l'invito a partecipare all'inaugurazione del nuovo anno accademico.
L'intelligenza artificiale è diventato sinonimo di innovazione. 109 miliardi di euro destinati in Francia, 138 miliardi di dollari in Cina, 200 miliardi di euro nell'Unione Europea, 500 miliardi negli Stati Uniti. Chi può spingersi oltre? Chi si trova in vantaggio? E noi europei stiamo rimanendo indietro? Ma siamo davvero convinti di aver posto la domanda giusta? Come ha scritto recentemente il premio Nobel per l'economia Daron Acemoglu, non dovremmo chiederci prima di tutto nell'interesse di chi sta avvenendo questa trasformazione e a quale tipo di futuro sta dando vita. E io mi spingerei ancora oltre. E l'interesse dell'Europa? Che tipo di innovazione vogliamo per il nostro futuro? E per questo dobbiamo affidarci ancora alla tecnologia americana o rivolgersi verso quella cinese? Durante la preparazione di questo discorso mi sono chiesta se non stessi usando toni troppo cupi, forse non così indicati per una cerimonia di apertura dell'anno accademico di questa università. Ma siamo onesti. Ci troviamo sull'orlo di un baratro climatico e geopolitico e invece di riflettere seriamente su quale strada prendere e poi andare decisi, ci viene detto semplicemente di andare più veloce. Eppure, a settembre, Mario Draghi ha riassunto efficacemente la situazione nel suo rapporto sul futuro della competitività. Tutti i valori su cui è stata costruita l'Europa, ha affermato, sembrano essere minacciati. Prosperità, equità, libertà, pace, democrazia. Nella prefazione del rapporto si legge che le fondamenta su cui siamo costruiti stanno vacillando. Di fronte alla crisi che ci prospetta, Draghi ha svelato la soluzione che gli era stata richiesta, quella di un cambiamento radicale, parole sue, basato su una maggiore competitività trainati dall'innovazione tecnologica. Soluzione che è stata tradotta dalla Commissione europea nella nuova bussola per la competitività. Ma competitività e innovazione a che pro esattamente? Nemmeno le big tech hanno davvero una risposta. Nel 2019 il Monsignor Vincenzo Paglia è stato contattato dal presidente di Microsoft, Brad Smith, per unirsi a un gruppo di esperti in etica e filosofia morale, che Smith ha definito interlocutore indispensabile per i 50.000 ingegneri dell'azienda di Seattle. Smith ha detto a Paglia: abbiamo tra le mani potenzialità enormi per il progresso umano, ma anche prospettive terribili per manipolare in maniera radicale l'umano. Non si può certo dire che le nuove tecnologie scasseggino. L'innovazione è ovunque. Basta guardarsi intorno o fare una rapida ricerca online per rendersi conto della portata dell'inventiva umana. A scarseggiare sono piuttosto, uno, la capacità di dare senso a questo flusso costante di innovazione e due, le scelte politiche in grado di dargli una direzione precisa. Ho avuto una chiamata recente con un ingegnere cinese a capo di un centro di ricerca e lui mi ha detto: ma negli Stati Uniti c'è Big Tech per dare la direzione dell'innovazione. Noi abbiamo il partito e voi in Europa chi avete per dare la direzione? Senza offesa per gli esperti industriali, non abbiamo bisogno di un'altra rivoluzione industriale che potenzi ulteriormente l'estrazione di risorse. Ciò di cui abbiamo realmente bisogno, e non mi viene in mente posto migliore dell'Italia per affermarlo, è un nuovo rinascimento. Senza dubbio, l'innovazione è indispensabile per affrontare le sfide che ci presentano al nostro pianeta e alle nostre società. L'innovazione non riguarda solo la tecnologia, dal momento che modella e viene modellata dalle società che la adottano.
Ogni innovazione tecnologica è anche un'innovazione sociale. È da qui che dovremo partire. Dobbiamo sviluppare nuove capacità organizzative e culturali per stabilire quale direzione prendere. La vera sfida è di civiltà e in questo le università svolgono un ruolo cruciale, che va ben oltre quello di bacino di talenti o di incubatore di idee. E questo è il mio messaggio per voi in apertura dell'anno accademico. Ripartiamo dalle basi. Che cos'è in fondo l'innovazione? Tutto sommato non è altro che un'etichetta che applichiamo a un prodotto o una pratica per qualificarli come nuovi, il che innanzitutto è un costrutto legale. Guardate la storia dei brevetti. La loro finalità principale non era veicolare una visione grandiosa del progresso, ma semplicemente dare agli inventori un motivo per andare avanti, per vivere della loro creazione o magari fare fortuna. Eppure, molte innovazioni inizialmente sono passate inosservate, scoperte inaspettate, idee trascurate, scommesse fallite e anche o hanno dato il loro frutto solo molto più tardi. Vediamo alcuni esempi. L'energia eolica è stata sperimentata e poi abbandonata in molti paesi negli anni 70 e 80, ad eccezione della Danimarca, dove le politiche antinucleari l'hanno mantenuta in vita. Oggi la tecnologia eolica danese alimenta le reti in tutto il mondo. Ma ci sono esempi anche più recenti. Le schede grafiche, originariamente progettate per i videogiochi, sono alla base del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Questi esempi smentiscono che vi sia un flusso unidirezionale dall'innovazione che va dai laboratori ai mercati. D'altra parte, è raro che le innovazioni incontrino subito i propri fruitori. Anche i pionieri dell'elettricità dovettero convincere le persone che non era pericolosa. L'innovazione non è limitata a una tecnica ingegnosa, ma si modella in base a un uso effettivo che ne viene fatto, spesso in modo che nessuno aveva previsto prima. Ed è per questo che è sbagliato guardare l'innovazione come un processo lineare, in cui designer e utenti sono completamente separati, oppure concentrarsi sulla ricerca di un'unica mente brillante o dell'innovatore da sostenere. Prendiamo Google. Come molti big tech, quella che l'ha reso celebre, il suo motore di ricerca, non è il prodotto di un genio solitario, bensì del lavoro di una trentina di ricercatori, provenienti da ambienti diversi come la sociologia matematica e le scienze librarie, che hanno potuto beneficiare di finanziamenti pubblici per la ricerca. Oppure guardiamo all'intelligenza artificiale generativa, in cui i modelli vengono istruiti tramite dati presenti nel web, con contenuti spesso protetti da diritti di proprietà intellettuale. Questi modelli apprendono grazie alle tracce digitali che ognuno di noi semina online, dati che vengono poi ripuliti da milioni di lavoratori invisibili. Tutto ciò solleva una domanda cruciale: chi contribuisce effettivamente all'innovazione? E cosa ci aspettiamo davvero dall'innovazione? Innovazione che spesso viene equiparata al progresso. E sì, sicuramente ha il potenziale per favorire un cambiamento positivo, ma è anche necessario restare in guardia sui possibili rischi, soprattutto quando l'innovazione va così veloce da non permettere alla società di tenere il passo. L'AI rapporta un caso emblematico. Sono appena stata a Bruxelles, dove la Commissione mi hanno detto che stanno cominciando già a usare l'intelligenza artificiale per produrre politiche e che però le persone che ci lavorano non hanno abbastanza sufficienti competenze e anche un distacco critico per poterlo veramente usare. Qui capiamo che c'è una velocità in atto che dobbiamo stare un po' in guardia. Oppure creare le competenze, questo in realtà è soprattutto innovare l'amministrazione pubblica.
L'intelligenza artificiale però solleva anche preoccupazioni riguardo il consumo massiccio di energia e gli impegni assunti dall'Unione Europea con il Green Deal. Dunque, la domanda rimane: come pensare e agire collettivamente per plasmare il nostro futuro? Come creare un futuro digitale congruo ai valori europei? La direzione verso cui l'innovazione ci conduce in quanto società è una questione profondamente politica. Basta pensare ai potenziali svolgimenti che i social media possono determinare, rimodellando il modo in cui accediamo alle informazioni fino a scuotere le fondamenta stesse della sfera pubblica, della sicurezza e della democrazia. Questo attinge alla questione della nostra civiltà. Orientare l'innovazione non spetta solo alle politiche pubbliche, ma dovrebbe essere una responsabilità condivisa da tutti i cittadini, definire la direzione dell'Europa e del nostro futuro. Eppure, nella prospettiva lineare che domina le attuali politiche per l'innovazione, non c'è spazio per l'esplorazione di percorsi più congrui con la sovranità europea. Io non sono una tecnica, però potremmo chiederci se c'è modo per costruire piattaforme e infrastrutture digitali europei. È fattibile? Ed è qui che entra in gioco le università, le quali però si trovano sotto attacco. G.D. Vance non è il solo per aver sostenuto che le università mettono l'ideologia davanti alla verità e che non meritano di essere finanziate pubblicamente. Dovremmo invece fare in modo che le università rimangano più unite e aperte che mai alla società. Sappiamo tutti che le università sono fonti imprescindibili del sapere, motori essenziali dello sviluppo delle competenze. Sono fattori chiavi del successo degli ecosistemi di innovazione, ma le università sono molto di più. Sono ancore per un cambiamento radicale. Le università forniscono uno spazio essenziale per uno scambio informato, scambio che dovrebbe precedere e orientare qualsiasi politica di innovazione. Fanno sì che le innovazioni siano allineati ai bisogni reali della società, che la loro adozione sia ponderata e che ne diano effetti tangibili. Le università fanno tutto ciò in 5 modi. Innanzitutto contribuiscono a definire la direzione dell'innovazione, producendo sapere, ma anche promuovendo dialoghi intersettoriali, creando spazi in cui far incontrare scienza, politica e società. È quello che facciamo all'Istituto Europeo a Firenze. Le università producono conoscenze sistemica, quella che, per citare solo un esempio, fornisce dati e fatti basati sull'evidenza per valutare le emissioni di carbonio, affinché la transizione energetica possa essere realmente significativa. Però ci sono bisogno anche altre competenze e conoscenze. Le università producono anche conoscenza orientativa, che affronta le questioni più normative, guidandoci nel decidere cosa sia auspicabile e cosa andrebbe fatto. Inoltre, le università producono conoscenza trasformativa, la quale riguarda la pianificazione di interventi all'interno di sistemi sociali e tecnici. Pensate alla transizione energetica nell'ambito dei trasporti. Non si tratta solo di eliminare la benzina, ma di cambiare radicalmente il modo in cui ci muoviamo e come ci organizziamo come società. Pensate per esempio al car sharing elettrico. In entrambi i casi le università non sono in grado di fornire da sole tutte le risposte. Sebbene la ricerca offra spunti cruciali, le conoscenze orientative e trasformative non si creano in modo isolato, ma in coproduzione fra ambiti disciplinari, fra settori della società, insieme ad attori sociali ed economici e quindi con le imprese.
2. Le università contribuiscono alla regolamentazione. Gli studi di diritto e di governance possono essere molto inventivi in questo, come suggerito recentemente dal rettore Corniati, che sulla stampa ha parlato di innovazione normativa. Nel corso della storia, molte tecnologie sono state viste come una forza in grado di sconvolgere i quadri normativi tradizionali. E quindi la nostra università, che esiste soprattutto grazie alla generosità della Repubblica Italiana e del Ministero degli Affari Esteri, ha costruito e dato frutto a una regolamentazione dell'innovazione dell'era digitale, soprattutto per le istituzioni europee. Vale però la pena ricordare anche che molte delle sfide odierne non sono affatto inedite. Dibattiti simili già interessavano settori come il diritto della proprietà intellettuale. Una tale prospettiva può aiutarci a evitare l'assunto semplicistico che la deregolamentazione favorisca automaticamente l'innovazione. 3. L'università fornisce una valutazione delle innovazioni. Chi promuove le nuove tecnologie spesso la presenta come game changer, insistendo sul fatto che siano capaci di trasformare il mondo positivamente, ma anche accettare questa visione senza discuterne. Lo spirito critico non implica una resistenza al cambiamento. Piuttosto che trasferire il dibattito sul piano semplicistico, etichettando le tecnologie come buone o cattive, la vera sfida è analizzare e comprendere i loro effetti concreti, il che richiede un approccio che vada in profondità più delle tante valutazioni di impatto che vediamo oggi e che spesso non pongono le domande giuste. 4. Le università analizzano il modo in cui le innovazioni vengono implementate per adattarle di conseguenza. L'antropologia della tecnologia ha dimostrato da tempo la profonda interconnessione tra la dimensione sociale e quella tecnica, cioè come l'uomo e la tecnologia si trasformano a vicenda. La ricerca etnografica viene utilizzata in molti campi per promuovere l'introduzione di nuove tecnologie. 5. Le università preservano la trasmissione della memoria, un aspetto spesso trascurato. Prendiamo il settore nucleare, dove ho lavorato per un paio d'anni. In Germania, per esempio, l'uscita dal nucleare ha determinato una perdita di competenze tecniche e scientifiche che crea grande vulnerabilità. In casi del genere diventa essenziale garantire la trasmissione del sapere, prevenire vuoti di competenza e consentire una gestione informata delle tecnologie a lungo termine. Certo, le università sono responsabili della formazione di innovatori, regolatori, valutatori e custodi della nostra memoria del futuro. Tuttavia, la bussola della competitività riduce il loro ruolo a una semplice fornitura di competenze e rischia di fare perdere di vista i 5 modi in cui le università orientano l'innovazione. Molte reazioni al rapporto Draghi hanno giustamente sottolineato la quasi totale assenza delle scienze umane e sociali. Stabilire una falsa contrapposizione tra le scienze sociali e STEM è un errore, perché abbiamo bisogno di entrambe. Le università sono molto più di un insieme di discipline che si contendono fondi sempre più esigue. Fanno parte di un progetto quasi millenario di riflessività. Riflessività significa non solo pensare al mondo, ma anche esaminare criticamente il modo in cui lo pensiamo. In un momento in cui siamo bombardati dai dati, la necessità di interpretare in modo significativo le informazioni è più importante che mai. Generando significato, le università modellano il modo in cui vediamo il mondo, il modo in cui gli diamo un senso e, in ultima analisi, il modo in cui agiamo in esso. Sono coinvolti in ciò che Hannah Arendt chiama il politico,
contribuiscono a definire i termini con cui viviamo insieme, partecipano alla costruzione del mondo che condividiamo. In un momento in cui i sistemi di istruzione superiore si trovano ad affrontare crescenti pressioni nazionalistiche, anti-intellettuali e antiscientifiche, dobbiamo restare uniti e continuare a rinnovare l'eredità delle università, stringendo alleanze autentiche. Ciò significa enfatizzando la complementarità piuttosto che la competizione fra campi specializzati. Significa andare oltre i semplici scambi accademici per fissare obiettivi comuni. Significa fare una traduzione interdisciplinare, un pilastro centrale della collaborazione. Significa costruire partnership flessibili in grado di rispondere alle sfide del mondo reale, piuttosto che diventare routine distaccate. Tali collaborazioni e iniziative sono state guidate spesso e volentieri da relazioni individuali. La vera domanda è: come facciamo a sostenere queste collaborazioni e trovare un modo per modellare il cambiamento verso una prosperità sostenibile? Ogni innovazione, non importa quanto rivoluzionaria, inizia a livello locale, inizia dal laboratorio, dai garage, dalle officine o da iniziative intelligenti delle piazze. Per questo dovremmo rivolgerci soprattutto a ecosistemi regionali. E qui le università fungono da motore di innovazione sia tecnologica che sociale. Prendiamo Barcellona, pioniera della Smart City progettata per la promozione della democrazia. Barcellona ha sviluppato piattaforme digitali che permettono ai cittadini di proporre e votare progetti concreti. Madrid ha fatto lo stesso costruendo in più una piattaforma open source che poi si è diffusa in altre città europee. Non parlo di Torino perché tutti voi conoscete l'eccellenza della capitale dell'innovazione 2024. In Europa dovremo cercare di essere uniti e umili, imparando da esempi virtuosi, da ecosistemi industriali dinamici. È da qui che possiamo costruire narrazioni concrete per il futuro dell'Europa. Il sindaco Stefano La Russo parlava prima di Spinelli. Come università dovremmo agire come ancore del cambiamento radicale, facendo sì che scienze sociali e STEM lavorino insieme per formulare domande autentiche sull'innovazione dell'Europa. Vi ringrazio. Prende nuovamente la parola il magnifico rettore del Politecnico di Torino, Stefano Paolo Corniati. Pronuncio ora la formula di rito che porta alla conclusione di questa mattinata insieme. Con il pieno spirito di collaborazione che oggi abbiamo condiviso, dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2024-2025, il 118° dall'istituzione del Politecnico di Torino e il 165° dalla fondazione della Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, da cui il nostro Ateneo ha tratto origine. Buon anno accademico a tutti.